Ragazzi, buongiorno, benvenuti su Vloggia. Dopo 3 video dedicati alla Slovenia, oggi vi riporto alla scoperta delle valli cunesi. Oggi siamo in Valle Stura. Per venire qua siamo passati da Vinadio, poi prima da Demonte, poi da Vinadio e dal Terme di Vinadio. Ora siamo qui al Ponte del Medica, dove c'è il parcheggio dell'auto per andare al rifugio Migliorero. Vedete che 2 ore per il rifugio Migliorero facendo il sentiero P26, e il rifugio Migliorero è un rifugio che sta dopo le casate del Pisciai, che sono le casate dove fanno l'acqua Sant'Anna, e si trova in concomitanza del lago inferiore dell'Ischia-Tor. Ora, solo di qua ci sono 2 sentieri percorribili. Una è la strada, questa qui, sterrata, che è un po' più lunga, e uno è un sentiero nel bosco che è un po' più corto, ma un po' più ripido. Faremo uno all'andata e uno al ritorno. Comunque qua sulla strada per venire su c'è posto per tantissime macchine. Vedete ancora qua, poi c'è ancora un parcheggio e poi c'è una sbarra, ma stanno un bel po' di macchine. C'è la deviazione. Andate su, fate la strada normale, poi in realtà andate alla casata del Pisciai e si riuniscono, però qua potete fare strada normale oppure di qua, quello che facciamo noi adesso, il sentiero nel bosco. Siamo arrivati alla cascata del Pisciai, da cui prendono l'acqua per fare l'acqua Sant'Anna. Se andate su di qua andate sulla strada e poi fate la parte della strada, invece su di qua c'è il sentiero che costeggia la cascata. Qua siamo arrivati al punto in cui il sentiero e la strada si uniscono, e ora qua è praticamente tutto in piano fino al rifugio. Ragazzi, il rifugio si vede già, è là sopra. Io mi ricordo soltanto Non è la scorsa settimana? cosa? Abbiamo 2 sentieri, o passate di su di qua, oppure su di qua, che è anche quello predisposto per le bici. Ci va un quarto d'ora. E poi di qua potete andare al passo di Rostagno, 1 ora e mezza, Colle Isator 2 ore e mezza, Passo Laurussa 1 ora e mezza. Chiamata semplice, adatta a tutti, che c'è un pezzo di salita all'inizio, ma fa ridere perché solo a nominarla come salita, e poi è tutto in piano. 2 ore, ci siamo fermati almeno un quarto d'ora, ci aveva messo 1 ora e mezza a venire su. In 2 ore non so perché sia indicato, forse per gli ottantenni. Qui ci sono dei mirtilli, se volete mangiarli, cosa che io ho fatto ma sono un po' già andati un po' indietro. Qui abbiamo i 2 laghi inferiori dell'Ischia-Tor, lì sotto c'è il lago mediano, da qualche parte c'è anche il lago quello grande, quello superiore. Allora adesso dobbiamo ancora decidere se stare qua al rifugio o se andare al lago mediano. Adesso vediamo cosa fare. Dove
Adesso proseguiamo verso il lago, ci vale in circa un'ora, poi mangeremo. Noi siamo partiti di qua, abbiamo fatto questo sentiero qua, siamo qua, all'ischiatore inferiore, ora andiamo all'ischiatore di mezzo, poi lì c'è il becco alto dell'ischiatore oppure il passo di Ischiator e poi c'è il lago superiore di Ischiator, qua è Francia invece. Al ritorno faremo questa strada qua. Bella, ammazza se è pulita st'acqua. Che schifo sti laghi, veramente orripilanti. Anche i laghi visti da qua sono belli, che sembrano effettivamente blu, belli. Sembra un po' il lago della mezzaluna che c'è in Cina. Che bello di qua. Un po' meno la mezzaluna, ma è più bello di quello che c'è in Cina. Alla fine il cane me lo porta giù. No, con anche lo zaino. Aspetta, lui te lo prendo io, va? La vista di qua è molto bella. In teoria siamo arrivati, il lago dovrebbe essere qui sotto. Almeno il lago che è stato è bello. Poi c'è anche un altro là dietro. Adesso si può mangiare. E comunque anche oggi i nostri 1000 metri di dislivello li abbiamo fatti, perché siamo partiti da 1500, poi 2004, quindi sono già solo 400 metri arrivare dal rifugio al lago. Beh, qua ragazzi è bello. Adesso verso lì c'è un lago, quindi vado, poi volevo fare un time lapse, però ho dimenticato il cavalletto a casa, in qualche modo farò. Però no, sto lago è veramente veramente bello. L'acqua è perfetta, cioè si vede perfettamente il fondo, è veramente bella l'acqua. Ma non lo fanno venire sette. E anche questo lago qua, bello. L'altro forse è più bello, però anche questo non è male. Porca trota! No, quello là. Dove? È uscito. Ah, sì. Elena, l'hai visto? Ma non ci credo. Signori, sono 3 meno 10, siamo stati quasi 2 ore qua, fermi.
Adesso partiamo che dobbiamo andare giù. Scusate, ma quello è un trullo di Alberobello per caso? Ragazzi, meno male che ci siamo fermati a mangiare lassù, perché qua la situa è invivibile, ci saranno 20 gradi, forse di più. Fa un caldo boia. Comunque per arrivare al rifugio ci aveva messo esattamente, forse poco meno di mezz'ora. Adesso qua facciamo il sentiero, questo intanto, perché stamattina abbiamo fatto quello lì, che è quello per le mountain bike, e nulla. Comunque il rifugio non dà da mangiare, cioè dà solamente dei panini. Cosa particolarissima, perché questo rifugio è grosso, cioè non è una casa, è un rifugio enorme che non viene da mangiare. È una cosa, a mio modo di vedere, molto strana. A cena, cioè a cena, loro danno da dormire, ma non danno da mangiare a cena. Cioè uno è andato a fare una cima e non è che può portarsi dietro la roba da mangiare, è una cosa folle, folle. Che neanche facciano una minestra per chi dorme la sera. Qui c'è il sentiero di Whymper. E noi oggi però, adesso passiamo di qua. Mamma mia, caldo atroce, fatica tanta, vista dopo un po' è monotona, tutto uguale. Lassù è dove eravamo prima, lì sotto c'è il rifugio. Qua la strada effettivamente come visuale è più bella che farla nel bosco, però ci sta anche farla nel bosco. Qui sicuramente la strada è molto più lunga, fa tutte queste curve qua, le curve là in fondo invece che tagliare dritto, però per scendere è molto più comoda. Vabbè dai, siamo quasi arrivati. Ma c'è la cascata più profonda della terra, dove si presume prende l'acqua Sant'Anna, poi è tutto, si presume, poi chissà dove la prendono l'acqua in realtà. Qui c'è la sbarra, questo significa che qui è l'ultimo posto in cui potete mettere la macchina per arrivare al rifugio migliorero. Ora lì c'è una curva da fare, poi ci ricongiungiamo alla strada che abbiamo fatto anche stamattina. Eccoci finalmente, qui c'è la deviazione e quindi noi siamo arrivati. Adesso non c'è più nessuno qua al parcheggio, guardate, è completamente vuoto. Vabbè, il parcheggio è ancora un po' più avanti, non c'è più nessuno sulla strada. Tra due conclusioni, la camminata è bella, il panorama è bello all'inizio, subito, poi dopo è un po' monotono. La sera, quando siete stanchi, non vi piacerà tanto, perché comunque è tutto uguale, molto monotono. La camminata fino al migliorero è adatta a tutti, dopo ci vuole un minimo di esperienza, un minimo di allenamento, ma neanche tanto. Sono 15 km, ci avevamo messo a farli in 5 ore più o meno, sì, 5 ore, non contando le pause, che ho fatto 2 ore di pausa lassù, sono più o meno 5 ore. Vabbè, noi ci vediamo mercoledì, ore 19:30, con un nuovo video dalla Slovenia. Ciao a tutti da Bloggia.